Ciao a tutti, stiamo per partire da Kermanshah. Abbiamo scoperto che in Iran ci sono più festività nazionali a calendario che in Italia, ma molte di più. E una di queste era ieri. Ieri il bazar era chiuso, non avevamo potuto visitare niente, però resteranno nel cuore quei bellissimi altorilievi che abbiamo visto l'altro giorno, che avete visto anche voi. E adesso vi facciamo vedere dove andiamo. Siamo qua a Kermanshah. L'altro giorno abbiamo visto Bisotun con i rilievi e Tokhtebostan, per cui adesso riprenderemo questa strada qua prenderemo una deviazione, faremo un passo di montagna perché ci sono delle iscrizioni sulla montagna qua sopra Madan e dopo scenderemo ad Hamadan. Non sono tantissimi chilometri, ma ci metteremo un po' di tempo. Hello. Hello. Thank you so much. You're welcome. Then we go to Hamadan. Have a good time in Thank you. Iran. Merci. I hope you successful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Thank you so much. Eccoci qua che lasciamo il nostro hotel a 5 stelle da 30 euro con colazione incluso, ma non a testa entrambi, quindi sono 18 euro a testa. Si è avvicinata una famiglia mentre stavamo preparando le moto davanti all'hotel prima di partire, e la mamma, che parlava inglese, mi ha mostrato sua figlia, avrà avuto, non so, circa 10 anni, e mi ha detto: mia figlia un giorno sogna di guidare una motocicletta e viaggiare il mondo. E io l'ho fatta salire sulla mia moto e abbiamo una foto su questa motocicletta. Io, come ho detto a TV Shoara, spero che un giorno, gli ho lasciato il segnalibro del viaggio dell'anno scorso con mio nome e cognome, spero che un giorno mi possa scrivere e invitarmi per un viaggio nel mondo con le nostre motociclette. Ci sono per ora 32 gradi, non è male, siamo riusciti a partire un po' prima del solito oggi. Ho visto le indicazioni per Mashhad, oltre 1400 km. Mashhad ci eravamo stati l'anno scorso, se vi ricordate, quando mi avete vista intabarrata di nero. È un paese complesso, l'Iran. Tante donne guidano l'auto, tante donne portano il velo in maniera un po' più libera di altre, tante hanno il velo integrale. Come sempre non si può generalizzare rispetto a come sia il paese Iran. Quale Iran? Di quale Iran mi stai chiedendo? Io vi racconto per ora quello che sto guardando, e comunque le persone sono di una generosità speciale, straordinaria, davvero, ovunque. Eccoci di nuovo a Bisotun, là si vede lo scavo dove si dice sia fermata Semiramide col suo esercito, e invece poco dopo, non so se si riesce a vedere, è là dove c'è quell'impalcatura, non so se si riesce a vedere perché è mimetizzata, c'è il bassorilievo di Dario del 530 a.C. Roma era ancora una monarchia. Salam. Bancarelle lungo le strade di ogni genere, snacks nelle plastiche, frutta, poi abbiamo miele, noci, semi. Siamo a 40 km a sud di Hamadan. Abbiamo preso una deviazione per le montagne perché forse c'è un'iscrizione cuneiforme incastonata in una vallata qua dietro. Fa sempre piacere prendere queste stradine in mezzo alle vallate.
120 metri di altitudine, stiamo andando al basso a 2700 metri. Abbiamo appena fatto il passo a 2780 metri, stiamo scendendo verso Hamadan, che è proprio qua sotto. Ci sono delle fonti che vengono giù dalla montagna, perché qua nevica da morire in inverno, anche se non sembra. C'erano delle persone che stanno recuperando l'acqua, sono venuti con la macchina, forse perché è più buona di quella in bottiglia, o semplicemente per farsi un giro e ne approfittano per riempire un po' di taniche. In antichità si sarebbe detto a riempire degli otri. No vabbè, ma c'è troppa gente, è una follia. E che oggi è giorno di festa, sono tutti qua, non vediamo niente, un'iscrizione che vedremo un'altra volta. Doveva essere un buco di montagna, sta roba qua. Guarda, esci dal navigatore subito. Sì, tutti a fare picnic. Era un'iscrizione in cuneiforme del VI secolo a.C. Neanche così grande, neanche così famosa. Però ho detto, visto che andiamo di là, vediamo di passare a vederla, no? Ieri era Abadin, il 40° giorno dopo l'anniversario della battaglia di Kerbala, giusto? 40 giorni dopo, quindi c'era festa ieri. Fra l'altro le feste muslim vanno dalla sera a sera, un po' come lo Shabbat ebraico, cioè non dall'alba al tramonto, ma dal tramonto a tramonto. Quindi sono tutti che hanno fatto ponte. Abbiamo avuto anche difficoltà a trovare un maledetto hotel ad Hamadan, era tutto pieno, hotel con 300 camere tutti pieni, ma non uno, tutti gli hotel ad Hamadan, perché sono tutti a trovare parenti. Allora sono andato giù, c'era un microscopico travel agency e gli ho chiesto di trovarmi un posto. Mi ha trovato un hotel tradizionale che io non avrei mai trovato perché era tutto scritto in persiano anche su Google Maps. L'abbiamo già pagato con la carta del tipo, quindi il tipo ha pagato con la sua carta di credito iraniana, perché non possiamo usare le nostre, come ben sapete. Sono bloccate Visa, Mastercard dagli Stati Uniti dal funzionare in Iran, e quindi gli ho dato 15 milioni e lui ha pagato l'hotel. Si è preso la commissione di 3 euro. L'hotel è costato 35 e dovrebbe essere un bel hotel tradizionale in centro ad Hamadan. Hamadan o Hamadan? Allora, dipende da come si fa la traslitterazione. Io gli ho sempre sentito dire Hamadan. Questo si trova anche spesso con Isfahan o Esfahan. Allora, la città è Isfahan con la I. La questione è che per fargliela pronunciare Isfahan così hanno iniziato, soprattutto per gli inglesi, ha scritto con la I, così si legge Isfahan. C'era scritto 1402 perché siamo nell'anno 1402, esattamente nel 1402. Iniziato a marzo, 21 marzo 2023, è iniziato il 1402 secondo il calendario persiano, che è il calendario ufficiale fra l'altro dell'Iran, motivo per il quale sul visto e quando mettevano, non mettono più il timer sul passaporto, la data era 1398. Sono curiosa di andare a vedere questa casa tradizionale che sarà il nostro hotel per stanotte. Bell'ingresso! Vi assicuro che è veramente fresco qua sotto, veramente bello. Italiano vero.
una casa tradizionale che è stata rilevata dal proprietario 4 anni fa. Ci ha raccontato la storia, era abbandonata e lui in questi 4 anni ha fatto un gran lavoro di ristrutturazione. Io avevo una gran fame, sulle 2:30-3. Ho ordinato il Mirza Gazemi, che mi fa impazzire, uno stufato di melanzane con pomodoro, aglio, uova, buonissimo da mangiare con il loro pane o lavash. E siamo qui, in questo piccolo angolo di paradiso. Siamo comunque a un'altitudine dove fa caldo ma non è ancora insopportabile come sarà nei prossimi giorni. Stavamo guardando il meteo, a Baghdad ci sono 47 gradi. Adesso bevo un chai e poi andiamo a visitare la città di Hamadan. Francesca, siamo di fronte a nuove tombe. Ho visto quella rossa, quella azzurra, che eravamo a non mi ricordo neanche più dove, Maraghe, e adesso vediamo quella verde, Gombad al-Avian. È una delle più belle tombe di epoca selgiukide risalente al XII secolo. È stata messa a posto, per cui vedete queste parti qua sopra ricostruite. Poi nelle cripte. E invece qua c'era la tomba. No, non era con questa cosa orrenda di piastrelle. La Francesca mi fa notare che... Vedere sotto delle donne, delle ragazze. Vedi qua, c'è il buco, bellissimo. No, il cellulare è sporco. Così non mi perdo, non lo perdo. Siamo a Imam Khomeini Square, piazza Imam Khomeini, quindi la piazza principale di Hamadan, l'antica Ecbatana, la capitale dei Medi. E adesso andiamo a vedere altre cose dei morti, perché ovviamente dei vivi non ce ne frega niente. A me frega in realtà. Scherzo. Da quando sono arrivata in Iran ho fatto degli incontri bellissimi con le persone. Però i morti, anche io ho fatto incontri favolosi con i morti. Loro mi hanno parlato, ma attraverso le loro cose, No, però non mi hanno ti rotto i coglioni. non ti hanno proprio parlato invece, Non mi non hanno rotto i ti hanno ignorato. Allora, gentaglia, Francesca non approva queste parole. Ci troviamo in uno dei posti più fighi per me dell'Iran, una distesa di sassi, non c'è nient'altro, e siamo nell'antica Ecbatana, la capitale del regno dei Medi, ovvero quel regno che è stato assorbito nella prima fase della costituzione dell'impero Achemenide, quello di Ciro, di Dario, e è andato a costituire l'embrione dell'impero persiano. La cosa interessante è che i Medi erano conosciuti già in epoca greca, infatti la popolazione dei Medi che abitava qua aveva Ecbatana come sua capitale, che dopo, più tardi, è diventata anche la residenza estiva degli imperatori Achemenidi e non il biasimo, perché qua ci sono adesso 30 gradi in piena estate, non 80. Questa città che era conosciuta quindi anche dai greci, la civiltà dei Medi, tant'è che per secoli e secoli, compreso nelle storie, in Erodoto e tutti quanti, l'impero persiano non è chiamato impero persiano ma impero dei Medi, perché avevano
questa scarsa conoscenza di cosa stesse succedendo a 3000 km da casa. Per loro erano tutti uguali, quindi era molto una generalizzazione, ma la bellezza è anche questa. E comunque questa è una delle grandi città del mondo antico, su cui sorge la moderna Hamadan. Comunque vi do anche un anticipo di cosa vedremo domani, magari solo marginalmente passando per fuori, ovvero la tomba. Tanto per cambiare, cosa andiamo a vedere noi? Le tombe. La tomba di Avicenna. Avicenna, vi dico solo questo: il primo medico moderno della storia, il più grande scienziato del mondo islamico mai esistito. Avete presente che stamattina ci siamo non fermati da qualche parte a vedere le iscrizioni sulla parete perché c'era un casino di gente? Nessun problema. Ad Hamadan, nel sito archeologico di Ecbatana, c'è la riproduzione in scala 1:1 ad altezza degli occhi. Come vi avevo detto anticipatamente quando siamo andati a vedere Bishotun, dove c'è l'iscrizione di Dario, iniziano sempre così, vedi? Io il grande io Dario, quindi io Dario, il grande Euramad, creatore del cielo e della terra, dei cieli, degli uomini, creatore della felicità per gli uomini, bla bla bla, io Dario, re dei re, signore dei signori, bla bla bla, ho costruito questo, il primo degli Achemenidi. Finalmente incontri i tuoi amici. Questi siamo io e la Francesca tra un paio di decenni. Così. Un po' di più di un paio. Io che cerco di scacciarti e tu che cerchi sempre di prendere più spazio, vedi? Io ho freddo. Io che me ne sto nell'angolo. Sì, giusto. Con un buco nella testa causato da te, ovviamente. E qua dietro di noi invece la chiesa di San Gregorio, chiesa armena, apostolica armena, che troviamo anche qua. Non avevamo avuto abbastanza in Armenia. Sì, la fattura non è delle più spettacolari, però è sempre interessante vedere che ci sono anche differenze confessionali in questo stato che dovrebbe essere a maggioranza sciite e basta. Però ci sono, tra l'altro dentro il sito archeologico di Ecbatana, della chiesetta, ed è ancora in funzione. C'è una piccola comunità iraniana di fede armena, come c'è una comunità ebraica di cui vi parliamo domani se entriamo al mausoleo di Estere e Mordecai. Estere e Mordecai, vi dico solo questo. Adesso, luce permettendo, perché è diventato veramente buietto, vi faccio vedere una delle parti meglio conservate di tutta Ecbatana, cioè il laboratorio centrale dei fabbri e quello che era l'antico quartiere delle lavorazioni di Ecbatana, che è quello che è stato scavato ed si è conservato meglio. È difficile spiegare quanto fico sia sto posto. È difficile spiegare l'emozione che si riesce ad avere, almeno per chi studia storia, in un posto del genere, perché è un po' quasi come vedere Roma, Atene o Persepoli. Comunque l'emozione è sempre fortissima, ma dovete anche capire, per esempio, che uno dei siti più belli e dove non c'è assolutamente niente allo stesso tempo di tutto il mondo è qua in Iran, ed è Pasargade, una delle città imperiali di epoca Achemenide, dove c'è tuttora la tomba di Ciro il Grande, fondatore dell'impero Achemenide, e c'è la sua tomba in mezzo di fatto alla steppa, non c'è niente, non è rimasto niente, eppure è Pasargade e vale la pena andarci. Non è una meraviglia?